Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come cambiare colore nei vari tipi di lavorazione ad uncinetto. La lavorazione a spirale e la lavorazione a giri chiusi, che sono le due lavorazioni che utilizziamo nei nostri amigurumi. E se non avete ben presente la differenza tra la lavorazione a spirale e a giri chiusi, ho fatto un tutorial specifico che vi lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E poi vediamo come cambiare colore quando lavoriamo le mattonelle, sia se vogliamo tagliare il filo e sia se non vogliamo tagliare il filo. Fatemi sapere se vi piace questo tutorial lasciandomi tanti like oppure un messaggio qui sotto al video. Ed ora non perdiamo altro tempo e vediamo come fare il cambio di colore. Per prima cosa vediamo come cambiare colore nella lavorazione a giri chiusi. Quindi abbiamo terminato questo giro e lo chiudiamo con un punto bassissimo sul primo punto basso del giro. Ed ora cambiamo colore. Agganciamo il nuovo colore e tiriamo il filo del vecchio colore per farlo sparire, cioè per nascondere questa asolina. Così. E cominciamo un nuovo giro, quindi nella lavorazione a giri chiusi iniziamo con una catenella e poi un punto basso nel primo punto del giro e così via. Lavoriamo tutto il giro. Se in un prossimo giro dobbiamo lavorare di nuovo con il color vinaccia, questo filo non lo tagliamo e non lo nascondiamo e lo riagganceremo in seguito. Se invece non ci serve più, lo tagliamo e lo nascondiamo tra i punti. Così. Il cambio di colore nella lavorazione a giri chiusi è un cambio di colore perfetto, praticamente invisibile. Se invece vogliamo cambiare colore in una lavorazione a spirale, dobbiamo chiudere l'ultimo punto prima di cambiare colore con il nuovo colore. Quindi disfiamo per esempio l'ultimo punto e lavoriamo così. Entro, porto fuori il filo e chiudo questo punto con il nuovo colore. Quindi l'ultimo passaggio lo lavoro con l'arancione. E lavoriamo tutti i prossimi punti che dobbiamo lavorare con il nuovo colore, con il nuovo colore. In questo modo il primo punto dopo il cambio di colore è tutto del nuovo colore. Con questa occasione possiamo capire come è fatto per esempio un punto basso. L'asola che abbiamo sull'uncinetto diventa la catenella del prossimo punto. Quindi se io cambiassi colore dopo aver finito il punto, quindi adesso ho finito il punto con l'arancione e voglio cambiare colore, se io lo cambiassi in questo modo direttamente, il primo punto rosa sarebbe metà rosa e metà arancione, perché l'asola che ho sull'uncinetto diventa la catenella del prossimo punto. L'asola che ho sull'uncinetto diventa la catenella del prossimo punto. Quindi, nella lavorazione a spirale, se voglio cambiare colore, ogni volta che voglio cambiare colore, l'ultimo punto, per esempio adesso dell'arancione, lo finisco col nuovo colore, quindi per esempio il rosa. In questo modo tutto l'ultimo punto è arancione e tutto il prossimo punto sarà rosa. E se per esempio il rosa lo dobbiamo utilizzare ancora, non lo tagliamo e lo riprendiamo nel successivo giro o comunque nel successivo punto in cui ci serve. Se invece, per esempio adesso l'arancione non ci serve più, lo tagliamo e lo nascondiamo attraverso i punti, che vuol dire che quando entro per fare il punto basso, prendo in mezzo anche la codina che voglio nascondere. Così.
In questo modo nascondo e saldo già le codine. Quando cambiamo colore nella lavorazione a spirale, proprio per come è fatta la lavorazione a spirale, si crea un gradino. Questo è abbastanza inevitabile, ci sono diversi metodi per minimizzare questo gradino, ma o sono poco efficaci o sono veramente troppo laboriosi e io personalmente vi suggerisco di lavorare in maniera semplice così. Poi, se stiamo facendo un amigurumi e questo cambio di colore è sulle braccia o sulle gambe, nasconderemo il cambio di colore nel momento in cui cuciamo le braccia e le gambe, mettendolo nella parte più nascosta del lavoro. Se invece dobbiamo cambiare colore mentre stiamo lavorando una mattonella come questa, possiamo decidere di cambiare colore tagliando il filo o non tagliando il filo. Se vogliamo tagliare il filo, terminiamo completamente il giro, quindi per esempio in questo caso lavoro l'archetto di 3 catenelle al centro dell'angolo e chiudo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Lavoro una catenella di sicurezza e taglio il filo. E aggancio un nuovo colore. Preparo un nodino iniziale con il nuovo colore. Estraggo l'uncinetto, entro in un angolo, anche uno diverso da quello in cui ho appena tagliato il filo. Porto fuori l'asola e inizio a lavorare normalmente il giro. Tagliando il filo ogni volta che devo cambiare il colore ho un lavoro pulito sia davanti che dietro, perché poi dietro nascondiamo tutte le codine e il lavoro rimane perfetto anche dietro. Se invece non vogliamo tagliare il filo, ma dobbiamo cambiare colore, terminiamo il giro in maniera un po' diversa. Io per esempio qui ho un archetto di 3 catenelle al centro dell'angolo, quindi lavoro una catenella e sostituisco le altre due con un mezzo punto alto che lavoro sul primo punto alto, quindi sulla terza catenella. In questo modo creiamo un archetto grande come un archetto di 3 catenelle e siamo al centro dell'archetto e agganciamo il nuovo colore semplicemente così. Agganciamo e tiriamo il filo del vecchio colore, che a questo punto non tagliamo, per farlo sparire. E da qui cominciamo un nuovo giro. Non nascondiamo la codina del corallo perché ci servirà in seguito, nascondiamo solo la codina del nuovo colore. Nel prossimo giro, in cui mi servirà di nuovo il color corallo, riprendo il colore e lo faccio ripartire dal centro di questo stesso archetto. Il lavoro sul davanti è pulito e sul dietro ci resta il filetto dell'altro colore che cammina tra un giro e l'altro. Se tagliare il filo o non tagliare il filo lo decidiamo noi. Io mediamente preferisco sempre tagliare il filo ogni volta che cambio il colore, nel caso delle mattonelle, perché mi sembra un lavoro più pulito sia sul davanti che sul retro. Ma se per esempio stiamo lavorando un lavoro in cui il retro non si vedrà mai, come per esempio una borsa che poi andiamo ad imbottire, allora possiamo decidere anche di non tagliare il filo e fare in questo secondo modo che vi ho mostrato. Ma se lavoriamo una cosa come per esempio una maglia, un cardigan, in cui il rovescio del lavoro si vede, a mio avviso è meglio tagliare il filo ad ogni giro perché abbiamo un risultato perfetto sia sul davanti che sul retro. L'ultima cosa che vi mostro è come cambiare colore se stiamo lavorando una riga di punti alti. Quindi sto usando questo granny, ma fingiamo di lavorare una riga di punti alti e devo cambiare colore. In questo caso facciamo un po' come nella lavorazione a spirale,
L'ultimo punto prima di cambiare il colore lo terminiamo con il nuovo colore. Quindi nel punto alto il punto si fa filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori, chiudo 2 e chiudo ancora 2. Quest'ultimo passaggio lo facciamo con il nuovo colore, per lo stesso motivo per cui lo facciamo anche nella lavorazione a spirale, e cioè che l'asola sull'uncinetto è la catenella del prossimo punto. In questo modo tutto il prossimo punto è color corallo e tutto il punto precedente è celeste. E anche per oggi abbiamo terminato. Abbiamo visto come cambiare colore nella lavorazione a spirale, come cambiare colore nella lavorazione a giri chiusi e come cambiare colore quando lavoriamo una mattonella, sia che vogliamo tagliare il filo e sia che non vogliamo tagliare il filo. Spero con questo tutorial di aver fugato tutti i vostri dubbi sul cambio di colore, ma se avete altri dubbi o domande scrivetemeli pure in un messaggio qui sotto al video che io volentieri vi rispondo. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto regalandomi tanti like o lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di condividerlo, in questo modo aiutate me a crescere e molte altre persone che potranno vedere questo video. Iscrivetevi al mio canale se vi piace quello che faccio e se siete già iscritti, grazie mille. Come sempre noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!